qua. Sono passati 19 giorni e è da 6 giorni che non prendo più antidolorifico. Ancora adesso non mi fa più male, però ancora sento che la mobilità non è tornata. Questo è il massimo che riesco a piegare. Non ho ancora neanche forza per prendere bene gli oggetti. Insomma, questa è la situazione. Non siamo ancora, dopo 19 giorni siamo ancora un po' così. Da ridere. Oggi è 9 settembre e ormai è passato un mese dal giorno che il nostro gatto mi ha morso la mano e ancora non sto bene. Ancora, vedi, il mio dito non si piega completamente, si piega fino a qua, c'è ancora questa parte molto ancora gonfia, ancora sembra di essere che sia tutto ingarbugliato qua. E prossima settimana, il 13 o il 14, non mi ricordo, vado da un ortopedico della mano, da uno specialista. Sono molto curiosa per sapere cosa mi dirà. Mi costerà anche un po' di soldino. Bene, sono arrivata qua nel centro medicina San Donà di Piave, dove ho la visita con il dottor primario Ferrari, e metto qua sotto nella descrizione del video il link dove c'è tutta la storia di questo medico. Oggi veramente mi sento un po' meglio, cioè il miglioramento è sempre molto lento e va bene. Qua ho notato che questo pezzo qua della mia mano è un po' più profondo dell'altro, sembra come se in questo periodo, vedi, la mia mano sia come un inizio di, sembra che sta un po' atrofizzata il muscolo qua, forse, insomma chiederò al medico, chiederò anche a lui se lo posso riprendere in questa visita e ci vediamo dentro. C'è una visita in 17 minuti e uno anche qua, quindi lui mi ha fatto proprio così. Sì, l'ha preso proprio. Esatto. E siccome il dolore che ho provato immediatamente è stato fortissimo, il giorno è successo la sera tardi, il giorno dopo sono andata a pronto soccorso la mattina. Io credo, siccome noi conosciamo quello che succede nel nostro corpo, pure non essendo medico, credo che mi abbia toccato qualcosa. No, le lesioni del morso di gatto sono lesioni abbastanza delicate, perché comunque nella saliva del gatto ci sono delle sostanze molto irritanti, sì, con il rischio che creino delle forme di infezione. Ho fatto infezione, sì. Ecco, vede, ho fatto infezione, ci sono sì, degli antibiotici particolari che vanno utilizzati nei morsi di gatto. Cosa ha fatto degli antibiotici? Ecco, l'ho preso l'Augmentin. Il dente abbiamo attraversato la pelle, ha attraversato le strutture periarticolari, la capsula, e abbiamo potuto anche arrivare in articolazione. L'antibiotico ha limitato al massimo lo sviluppo di un processo settico, fortunatamente, sì, però un processo infiammatorio, che sono cose diverse, si è formato e c'è ancora. Sì. Non è caldo, fortunatamente, no, però vedi che è limitato sì, il movimento. Questo mi fa male anche, questo movimento ho fatto. Poi consideri che il secondo dito già di per sé è meno mobile rispetto agli altri. Questo, il secondo dito è un po' meno mobile rispetto agli altri. Sì, però questo riesco a fare così, giusto, e questo no. Questo è molto limitato. Allora mi faccia vedere un attimino dove arriviamo. Fa tanto male? Un pochino, sì. Sento che tira, tira un tendine, qualcosa. Bisogna cominciare
Io lì intanto farei anche una risonanza. È ancora gonfio anche. È ancora un po' gonfio. Sì. È un po' gonfio, anche questo dito è ancora gonfio, a parte Sì. questo grumo qua, che cosa sarebbe? È l'infiammazione. L'infiammazione. E prima che si sgonfi, che si asciughi, si passa ancora qualche mese. Infatti. Sì. Poi io ho parlato con persone, qualcuno ha detto che conosco il figlio il mio nipote, è successo anche a lui, è andato avanti 6 mesi. Sì, già, beh, chiaramente l'importante è comunque di aver bloccato il rischio del processo settico, perché quello diventa molto complicato, perché se si fosse formato bisognava aprire il dito, pulirlo e così via, insomma. Quindi questo è importante. In questo caso non c'è bisogno di un intervento. No, assolutamente no, al momento proprio zero. Era quello che volevo sentire. Al momento niente, c'è solo bisogno di fare fisioterapia qui. Sì. Manuale, riabilitando con il riabilitatore. Sì. Io farei un po' di antinfiammatori comunque per un certo periodo. Sì. Mettiamo lì sopra dell'argilla, Sì. mi asciuga un attimino sempre di più l'articolazione, Sì. e cominciamo a fare la riabilitazione. Sì. Con un fisioterapista che aiuta un pochettino a riprendere il movimento, capito? Ho capito. Comunque sa, la ripresa del movimento è tutta legata alla riduzione della tumefazione, del gonfiore. Sì, che questo succederà col suo tempo. Non è prevedibile, ci vorrà ancora un mese, perché già una banale distorsione a questo livello ci mette un sacco di tempo a sistemarsi. Si figuri un trauma contusivo e anche da punta di gatto col dente di gatto è ancora peggio. Sì, ma sì, infatti io proprio volevo vederla per sapere, perché la mia paura... Manca anche un po' di estensione, manca. Sì. Comunque devo fare una risonanza io. Ah sì? Sì. Voglio capire se c'è versamento qua dentro. Versamento sarebbe? Del liquido che si è formato dentro l'articolazione, quindi la gonfia e limita il movimento, ho capito? Ho capito. Può anche fare un'ecografia al limite. Sì, facciamo un'ecografia che è molto più... La può fare diretta. qua? Sì, la fa qua. Adesso? No, prossimi giorni, dobbiamo prenotarla. Capire quanta infiammazione c'è sui teni e su questo. Comunque l'importante, adesso devo la terapia medica da fare e incominciamo la riabilitazione. Ecco, finita la visita, per sentirmi dire quello che più volevo, che avevo tanta paura di dover fare un intervento per sistemare questa mano, ma praticamente tutto quello che ho qua, tutto quello che mi è successo qua, è stata praticamente, avete sentito, no? Che i denti dei gatti ha questa sostanza particolare e mi ha toccato in questo specifico punto dove ho fatto l'infezione e adesso ho in corso un'infiammazione. Avevo tanta paura di dover fare un intervento, che questo non è il caso, ha detto che ci vorrà del tempo per guarire. Mi ha prescritto un antinfiammatorio, un protettore gastrico e degli impacchi d'argilla e basta. Mi ha chiesto anche di fare una risonanza magnetica, che sinceramente non ho voglia di fare, e ho pagato 145 euro per questa visita, che potevo anche risparmiarmela, ma siccome sono testarda volevo sentirmi dire tutte queste cose da uno specialista della mano. Insomma, soldi così facile mi sa che lui non ha mai preso in vita sua. Questo è come mi muovo fino adesso e vabbè, col tempo tornerò normale. Insomma, se avete guardato questo video perché mi volete bene, grazie, anch'io vi voglio tanto bene. Se avete guardato questo video perché siete stati vittima di un morso di gatto, spero sia stato utile, spero che in qualche modo vi ho aiutato. Ricordatevi che è passato più di un mese e sto ancora così, quindi ogni caso è diverso. E vi state molto attenti, andate subito da un medico se capita anche a voi, andate a farvi vedere, insomma, non dovete mai sottovalutare il morso di un gatto.
Grazie e spero di essere stata utile. Ciao!